L'azienda Girelli è stata una delle prime ad affrontare il problema della moria e ad averlo poi superato in maniera efficace. Giorgio gestisce insieme al padre Marco e al fratello Michele l'azienda di famiglia. A lui chiediamo se può raccontarci la sua esperienza. Allora, nel 2012 è cominciata la moria nei nostri impianti. All'inverno abbiamo raccolto, abbiamo estirpato tutto l'impianto e abbiamo fatto tutte le sue lavorazioni della terra fatte nella maniera più adeguata e abbiamo ripiantato a febbraio su terreno piano come facevamo in tempi passati, ecco. L'impianto è durato fino a giugno quell'anno lì, abbiamo estirpato tutto di nuovo, quell'estate lì abbiamo fatto 2 sovesci in fila, abbiamo buttato molta sostanza organica e abbiamo reimpiantato l'inverno facendo degli arginelli molto alti, in modo da favorire il percolamento del ristagno idrico dell'acqua a stare via dalle piante. Anche lì l'impianto è durato fino a giugno. Allora abbiamo detto, dobbiamo aspettare un po' di anni a far riposare la terra, cosa dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato i sistemi di irrigazione di questi frutteti, non sapevamo più cosa fare. Allora abbiamo aspettato 2 anni, abbiamo lasciato lì la terra ancora, abbiamo preso le piante migliori che c'erano sul mercato, abbiamo ripiantato un anno dopo facendo tutti i lavori e anche lì sono morte tutte a giugno le piante. È stato un periodo difficile. Un periodo molto difficile. Abbiamo fatto l'ultima prova che abbiamo cambiato gli impianti di irrigazione, rifatto gli argini molto alti e abbiamo riprovato un'altra volta a ripiantare. Dunque abbiamo piantato 3 volte in questo impianto. Quell'anno lì Ceradini ci ha portato la prima pianta di SAV 1 che è ancora qui piantata. Abbiamo piantato tutti gli Aivar più una pianta di SAV 1 e a giugno sono morte tutte le piante. Erano 800 piante di Aivar, tutte collassate e l'unica pianta che è rimasta era questa pianta di SAV. Allora quell'inverno lì abbiamo rifatto tutto l'impianto e abbiamo messo giù tutto SAV 1. Non sapevamo come fare, come innestare, non sapevamo più cosa fare. Allora abbiamo piantato tutti i selvatici, abbiamo fatto la prima prova a innestare le prime 10 piante che sul selvatico che era molto fino qua. E lì abbiamo visto che attecchiscono, che la pianta non collassa, non c'erano problemi. Allora all'inverno dopo, a febbraio, abbiamo reinnestato tutto e adesso qui c'è l'impianto che ha la terza foglia dell'innesto. Il secondo anno di produzione e la produzione è molto soddisfacente. Il responsabile tecnico della Ceradini Group per la coltura del kiwi è Alessandro Terron. A lui chiediamo se può spiegarci cos'è il SAV 1 e quali sono le sue caratteristiche. Allora, come spesso ormai mi chiedono, ovviamente perché in molti mi stanno chiedendo informazioni per capire com'è questo SAV, che tipologia, come deve essere coltivato. Essenzialmente io per racchiudere in un modo molto semplice che tutti possono capire, dico dovete pensare a questa pianta molto più simile a una vigna rispetto a quello che è in realtà un kiwi, come è normalmente considerato. Cioè bisogna pensare in un altro modo, proprio la pianta si manifesta in modo diverso, proprio si muove in modo diverso nel terreno, è un apparato molto più importante. Quello di Hayward, che è il kiwi che mediamente viene utilizzato come portinnesto in Italia, ma in molte zone del mondo, è un apparato che è molto voluminoso però molto superficiale. In questo caso qua invece abbiamo proprio delle radici molto grosse che tendono a partire dal colletto e che scendono in profondità. Infatti è lui stesso che va a cercarsi nutrienti, acqua, va in zone del terreno in cui mediamente il kiwi non va, si trova per questo a sopportare molto meglio condizioni di stress idrico sia in eccesso che in difetto, esattamente come nelle vigne condizioni di stress molto sbilanciate, che sia verso un eccesso o l'altro, comportano spesso in realtà dei risultati che non sono così distanti da una stagione all'altra, perché sono molto più resilienti, sono molto più brave a gestire le situazioni complesse. In questo caso il SAV, perché è molto indicato, al netto della questione moria, è molto indicato per terreni che avrebbero delle problematiche in sé anche per il kiwi, terreni pesanti, calcarei, in generale alcalini o problematiche di diverso genere, compatti, perché ha una certa rusticità che lo caratterizza proprio riguardante la sua struttura delle radici. Cosa di contro in sé avrebbe? Il fatto è che
è molto esile, cioè tende a fare molti polloni, quando è selvatico tende a essere estremamente pollonante, nonostante passi del tempo, anche degli anni, non fa calibro, continua a emettere nuove cose, si secca, riparte, cioè è un pochettino, è molto confusionaria come pianta, è difficile da gestire, anche per un vivaio tradizionale è una pianta complessa da dover gestire. La cosa che ha particolare rispetto alla maggior parte dei portinnesti che vengono testati da altre parti anche, cos'è il fatto che invece quando viene innestato recupera velocemente il calibro che non dà mai quando è da solo e abbassa notevolmente la sua attività pollonifera, quindi smette di emettere nuovi polloni, il che rende la pianta molto più gestibile ed è fondamentalmente la motivazione base per cui vogliamo dare le piante già innestate, per semplificare la vita alle persone, perché le piante chiaramente un produttore dovrebbe pensare a poter produrre proprio, quindi più il prodotto è semplice e gestibile in campagna, meno rischi si hanno e più velocemente si entra in produzione anche. Qual è il comportamento del portinnesto SAV1? Descrivere la pianta di SAV in poche parole è come avere una macchina con 100 cavalli che sono 100 cavalli, che sembra avere proprio una macchina, quando spingi nell'acceleratore la pianta va, il frutto si ingrossa, non ha carenze e... Allora Ivar nella nostra zona qua è improponibile ripiantarla, perché con i problemi che abbiamo delle radici non c'è nulla da fare, noi facciamo gli impianti ma sappiamo già per certo che collassano qui da noi. E con SAV stiamo andando avanti. Che varietà sta coltivando attualmente su SAV1? Adesso noi abbiamo l'impianto fatto con Jintao sopra, abbiamo 10 piante da prova di Ivar, però non c'è nulla da dire, il frutto è buono, è bello, fa pezzatura, quantità ce n'è, che penso che avrete visto anche le foto dell'impianto, cioè non c'è da dire nulla. Ceradini Group di Verona si è impegnato dal primo momento per cercare una soluzione al problema. A Massimo Ceradini chiediamo: quando avete notato i primi sintomi della moria? Allora, il SAV è nato da un problema che si è manifestato nel 2012 nell'area del Veronese. Questo problema ha causato una mortalità delle piante di kiwi in maniera molto forte, nel senso che i campi venivano sterminati da questa malattia, chiamiamola malattia, che è un problema che evidentemente è nel terreno. Cosa succede? Che nel 2012 nel Veronese stimavano 3.200 ettari di kiwi, ad oggi se ne stimano circa 700 coperti di kiwi, perché comunque non sono produttivi. Di questi 700 ettari c'è una piccolissima percentuale che possiamo ritenere sana. Diciamo che più o meno tutti gli impianti oggi sono colpiti più o meno da questo problema che è stato chiamato moria. Perché moria? Perché è proprio una forma di tumore che fa morire tutte le piante ed è un problema perché l'indotto del kiwi nel Veronese era molto importante, quindi troviamo aziende che ad oggi si trovano veramente in difficoltà. E fuori Verona com'è la situazione? La situazione è evoluta negli anni, nel senso che il problema è cominciato nel Veronese, dopodiché si sta diffondendo tutt'oggi in tutta Italia, prima Verona, poi Veneto, poi si è manifestato in Friuli, Piemonte, l'anno scorso ha cominciato a manifestarsi nel Lazio, il Lazio è la regione più produttiva di kiwi in Italia e adesso in Lazio è veramente molto sentito il problema in quanto sta sterminando le produzioni anche là, come ha fatto qua. È un evento che abbiamo già visto noi in realtà, perché l'abbiamo visto 8 anni fa, era cominciato 8 anni fa qua, in Lazio 2 anni fa e adesso sta procedendo anche con i primi sintomi in Calabria. Quanto pensa sia importante un'assistenza tecnica specializzata per ottenere dei buoni risultati con il SAV1? E soprattutto qual è la funzione dello staff tecnico di Ceradini relativamente ai propri clienti? Dare quantomeno delle informazioni generali e di base su quelle che sono le tecniche minime di coltivazione, gli accorgimenti da fare, sapere le caratteristiche di quello che è un portinnesto nuovo è fondamentale per avere è la differenza fra fake news e quella che invece è la realtà del lavoro, e quando uno si ritrova una cosa nuova tra le mani e dice dov'è che posso trovare dell'aiuto. Può spiegarci com'è nato il progetto SAV1
E qual è la sua origine? Essendo un'azienda molto dinamica ed essendo improntata praticamente al 100% sul kiwi, siamo stati fra i primi a preoccuparci di questo problema, perché ce lo siamo sentiti venire addosso in modo diretto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creduto, come anche per altre culture frutticole, che il problema potesse essere risolto utilizzando dei porta-innesti. Allora, cosa abbiamo fatto? La prima cosa, abbiamo cercato di approvvigionarci con tutti i porta-innesti che potevamo reperire sul mercato e testarli su questi terreni infetti, chiamiamoli infetti, no? E solamente nel 2015 siamo riusciti ad importare questo porta-innesto, che è un porta-innesto che viene utilizzato in Nuova Zelanda da oltre 15 anni. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che piantando questo porta-innesto in terreni dove la moria era molto presente, mentre tutte le altre piante morivano, questo porta-innesto invece dava dei risultati molto interessanti, vegetava in modo molto forte. Questo ci ha dato molte speranze e da lì abbiamo cominciato a fare test più approfonditi. E da lì nasce anche il nome del porta-innesto, che il porta-innesto si chiama SAV1 perché SAV deriva da Savior, che vuol dire salvatore. Salvatore proprio perché ci ha dato la speranza di poter ricominciare con le produzioni di kiwi, che ormai vedevamo andare a esaurirsi. Alessandro, ci sembra di capire che l'idea di piantare utilizzando un portinnesto e non più la varietà diretta come si è sempre fatto stia entrando nella mentalità dei produttori. Guarda, il punto è che questo qua è veramente il primo portinnesto che viene introdotto in Italia nel kiwi rispetto ad Highward, quando in realtà in tutte le colture da frutto, nei vigneti poi non parliamone ovviamente, però in tutte le colture da frutto si è sempre ricercato, oltre che nelle varietà commerciali, anche quello che è l'apparato radicale, perché i portinesti danno delle caratteristiche alla varietà che c'è sopra e danno dei comportamenti diversi. Visto anche tutta quanta l'ottica ovviamente di risparmio energetico, risparmio nei bacini di acqua, in condizioni, questo infatti parliamo anche al netto della moria proprio, cioè proprio anche in zone come l'Emilia Romagna, magari sono terreni molto pesanti o Latina, o anche qua da noi ci sono delle zone che non sarebbero particolarmente adatte, si può fare in modo di poter portare una coltura da reddito in zone che normalmente non potevano sfruttarla in questo senso. Ma poi anche il fatto che la sua gestione dovrebbe comportare anche chiaramente meno dispendi da un punto di vista energetico per quanto riguarda l'acqua, quindi il gasolio, l'energia elettrica per far andare i pozzi, quello che sia, e poi il fatto che, visto che ormai gli sbalzi, soprattutto in senso estivo, verso il calore, la temperatura che si sviluppa, sono sempre ormai degli eccessi molto importanti, trovare dei portinnesti, comunque delle varietà che possono tollerare meglio queste modificazioni del clima che abbiamo ormai tutti quanti sotto gli occhi, è chiaro che è un passo in avanti. Qual è la ragione per la quale il SAV1 supera il problema della moria? La sua natura proprio, legata al fatto che gestisce molto meglio le condizioni in eccesso negli stress, quindi fondamentalmente idrici in questo caso, perché la moria era nata principalmente con l'idea che fosse la troppa acqua, il compattamento del terreno che provocasse questa fisiopatia, che sia fitosanitaria, che sia una fisiopatia, e non è importante in questo caso qua. Diciamo che le condizioni che hanno portato alla moria in generale, tutte si ricollegano al fatto che condizioni del terreno non più ideali, che sia legato anche a stress legati a cambiamenti climatici che sono avvenuti in modo molto repentino negli ultimi 6-7 anni alla fine dei conti, perché è da poco che si notano veramente i forti calori estivi. È chiaro che se ho una pianta che in generale è più tollerante o comunque resistente a certe condizioni, anche l'eventuale attacco di patogeni radicali, come possono essere varie famiglie di funghi che normalmente affettano l'actinidia, è chiaro che trovano un apparato radicale che è molto più resistente, quindi molto più pronto a reagire agli stress. Ceradini, può spiegarci com'è andata la sperimentazione più significativa che avete di SAV1? Allora, noi la prima cosa che abbiamo fatto è stata provare a dare delle piante a un produttore, a un nostro produttore fidato, molto diligente, che aveva questo problema ed ha provato a piantare per 3 volte consecutive le piante normali, vedendo dei risultati pessimi in quanto ho dovuto toglierle dopo circa qualche mese che erano piantate. Nel 2016
abbiamo piantato delle piantine piccolissime di SAV insieme all'ultima volta che ha ripiantato le piante normali. Cos'è successo? Che mentre le piante normali sono morte, il SAV ha vegetato. Quindi quello è stato il primo cenno di speranza. Dall'anno successivo abbiamo coperto tutto il suo pezzamento con SAV ed oggi questo produttore si ritrova con l'impianto in produzione, che è una soddisfazione per noi estrema, in quanto siamo riusciti a dare la speranza, appunto, anzi più che la speranza, la certezza, perché adesso l'impianto è in produzione, di ritornare ad avere un reddito aziendale che lui ormai non vedeva neanche più la speranza di averlo. Avete avuto qualche problema? E quali sono state le difficoltà che avete dovuto affrontare? La difficoltà principale è che era una cosa nuova e ognuno che gli chiedevi un consiglio ti dicevano sempre un qualcosa di diverso dall'altro. Alla fine abbiamo dovuto un po' arrangiarci con un po' di esperienza, abbiamo provato, abbiamo sbagliato, alla fine ci siamo un po' riusciti, ecco. Andare dietro una piantina che era da mettere in vivaio e fare un ambientamento direttamente in campagna è molto difficile, ecco. Ma il SAV1 è semplice da coltivare oppure presenta qualche criticità? Il problema è che questa varietà produce veramente poco calibro, cioè i germogli che vengono fuori, a meno che non vengano allevati con veramente molta cura, però comporta un dispendio energetico e di manodopera oltre che mentale molto importante, è veramente difficile da innestare in campo, visto che già gli innesti in campo in generale comportano delle difficoltà in tutte le colture a pieno campo, perché si è dipendenti dall'acqua, dal tempo, dal caldo, dal gelo, fatti d'inverno, fatti a banco. Si è deciso di vendere le piante già innestate perché in vivaio è molto più semplice gestire chiaramente questo tipo di problematiche, allora di fare in modo che gli agricoltori in campo quantomeno possono togliersi il pensiero del fatto che l'innesto attecchisca o meno, visto che già comunque le difficoltà ci sono, lavorando in campagna sempre, perché non, come dico sempre, non lavoriamo con i bulloni noi, bisogna sempre dire il fatto che lavoriamo con delle cose vive. Allora non è che c'è la perfezione sempre, bisogna sempre considerare gli intoppi, il tempo, le problematiche del terreno legate è in tempera, non è in tempera, quanto devo aspettare a piantare. Almeno togliere una delle variabili, è chiaro che per la gestione di un'azienda che sia dalla piccola a quella enorme, chiaramente dà molti meno pensieri all'imprenditore. Ceradini, cosa vi ha spinto a credere così tanto in questo progetto? Allora, noi abbiamo creduto da subito a questo progetto, visti i risultati immediati, anche perché abbiamo fatto delle prove testandolo in tutte le condizioni più avverse e questo ha dimostrato che questa pianta ha una resistenza a qualsiasi forma di problema derivante dal terreno, al di là di ogni aspettativa. Cioè è veramente incredibile, solo se uno vede capisce di cosa si tratta. E per questo infatti abbiamo organizzato anche delle visite, per questo mi fa piacere anche fare questa intervista, perché possiamo anche testimoniare con qualche video quello che c'è sul campo, di modo che chi non può venire a vedere direttamente può vederlo in questo video. Anche se comunque invitiamo tutti a vedere di persona, perché toccare con mano cioè non ha paragone, vero? E perché comunque si può percepire, si può vedere molto meglio. Avete fatto altre prove presso altre aziende, altri produttori nel frattempo? Abbiamo provato assolutamente a dare ad altri produttori questo portainnesto, perché comunque una prova non è sufficiente, cioè bisogna vederlo testato in diversi appezzamenti, in diverse aree geografiche, eccetera. Devo dire che le prove non sono sempre state così soddisfacenti, ma abbiamo scoperto anche il motivo. Il motivo principale è proprio la difficoltà di innestarlo, perché il SAV è un portainnesto. Quindi il fatto di metterci l'innesto della pianta di kiwi non è una cosa molto semplice e da sottovalutare. Il passo successivo che abbiamo fatto qual è? È quello di preparare le forniture per i produttori di piante con già l'innesto attecchito, evitando così a loro il problema di effettuare questo innesto, che è, diciamo, il punto critico che abbiamo riscontrato di questo SAV. Com'è la gestione agronomica del SAV1 rispetto ad Haivard? Per via di nutrizione e carenze ne trovo molte meno. Ecco. Lavoro solo con un po' di fertilizazione giusto da correggere qualche carenza
Per quanto riguarda il sistema di irrigazione, usiamo i tensiometri, cerchiamo di non saturare il terreno sotto. Una volta irrigavamo molto di più, ecco, secondo me anche sbagliando. Che differenze presentano le piante innestate su SAV1? Diciamo che, visto che il portainnesto non è un portainnesto nuovo di per sé, è stato già utilizzato per diversi anni in Nuova Zelanda, da cui l'abbiamo importato, e quindi hanno loro la maggior parte dell'esperienza nelle loro condizioni agronomiche, noi qua stiamo visionando, diciamo adesso, avendo le piante ancora molto giovani, non particolari differenze rispetto ad Hayward. Quello che però ci si dovrebbe un po' aspettare negli anni, comunque quando passano gli anni pian piano si vede un pochettino, è che le piante tendono a essere leggermente meno vigorose rispetto a quello a cui uno era abituato. Questo qua può essere un bene, in realtà nella maggior parte dei casi, perché è molto famoso il fatto che il kiwi avesse molte ore di manodopera estive legate alla potatura verde, è molto confusionario, ci sono problematiche, i tralci si connettono uno con l'altro, insomma è proprio una questione, ti fa una massa di foglie che sembra quasi inutile rispetto a quello che è il nostro, che ci interessa, che è la frutta. Quindi la minor vigoria in questo caso vuol dire avere anche internodi più stretti, vuol dire avere meno succhioni, meno polloni che partono, vuol dire una minore gestione estiva, e che dovrebbe portare anche di conseguenza, anche per sua natura genetica della stessa pianta, proprio per la minor vigoria, a produzioni più equilibrate, piante più velocemente che arrivano in produzione in condizioni di equilibrio fisiologico, il fatto che la pianta abbia anche migliori capacità nel recuperare nutrienti. Questo è osservato anche perché in nostre condizioni normalmente qua abbiamo delle carenze di ferro molto importanti legate al pH del terreno che è elevato, e negli impianti con il SAV si è proprio osservato che con un po' di acidificazione praticamente non si è mai dato ferro, quando normalmente si davano veramente i chili di chelati normalmente in campagna. E al netto di questo non ci sono, cioè diciamo che le condizioni quindi che hanno portato ad avere condizioni di moria vengono veramente affievolite dal fatto che il SAV ha questa sua caratteristica particolare, ha proprio un apparato radicale che è totalmente diverso da quello a cui si è abituati. Il problema è molto esteso a livello nazionale. Vi sono migliaia e migliaia di ettari che dovranno essere rimpiazzati. Come si riuscirà a soddisfare tutte le richieste? Ma guarda, il problema al momento è molto risentito in tutta Italia. Noi abbiamo preparato la base negli anni scorsi per essere pronti alle richieste di mercato. Ad oggi le richieste ovviamente sono veramente alte, perché il problema è talmente forte che la disponibilità di piante non sarà mai sufficiente per sopperire alle necessità. Come pensate di organizzarvi in merito? Il nostro obiettivo sarebbe quello di pianificare insieme ai produttori una produzione vivaistica pronta per dar loro la possibilità di ricominciare al più presto a ottenere il reddito. Ma il SAV è compatibile con tutte le varietà? Allora, è una domanda che mi viene posta anche questa qua giustamente spesso dagli agricoltori, perché mediamente noi siamo abituati a coltivare il kiwi verde nella maggior parte d'Italia. Diciamo che nella maggior parte degli impianti che noi abbiamo è sul kiwi giallo, per natura economica di per sé, perché è un prodotto che si è detto se bisogna puntare su qualcosa puntiamo sul kiwi giallo, però il SAV è innestabile con tutte le varietà. In base alla sua esperienza, qual è il sesto d'impianto ideale per il SAV 1? E noi qui abbiamo piantato 4,70 per 2 metri, perché abbiamo tenuto gli impianti vecchi, così comunque secondo me fare un 5x2 penso che sia l'ideale, ecco. La parola al tecnico, secondo lei qual è il sesto d'impianto migliore per questo portainnesto? Allora, ci sono delle accortezze da seguire riguardo questo nuovo portainnesto, bisogna dire, che bisogna un pochettino mettersi in ordine di idee, che bisognerebbe infittire un po' gli impianti in generale. Quando bisogna pensare a un impianto nuovo di SAV, noi, visto che comunque già al nord Italia abbiamo una vigoria molto più bassa rispetto ad altre zone d'Italia come può essere Latina o la Calabria, dove normalmente fanno i tendoni, quindi anche assesti di 4x4, 5x4, quindi molto larghi con poche piante, sarebbe consigliabile infittire gli impianti. Noi qua, che abbiamo sempre lavorato col monocordone, quindi con il 5x2, quindi al massimo i 2 metri sulla fila, diciamo che è ancora accettabile. Stiamo osservando che le piante si stanno comportando senza particolari differenze rispetto al passato. Conferma che c'è un risparmio idrico utilizzando il SAV 1 e per quale motivo? Di certo la gestione dell'acqua
è molto più morigerata. Quindi, visto che abbiamo a che fare con un apparato radicale che va molto in profondità, ricerca strati di terreno che normalmente non sono, diciamo, in cui le radici di Hayward non si avventurano, la pianta è molto più tollerante anche a poter anche a turni molto più distanti uno dall'altro. Quindi di per sé, se uno considera che mediamente se nel suo campo mediamente doveva irrigare un giorno sì un giorno no, il SAV può tranquillamente arrivare a distanziarsi anche di 3 o 4 giorni, facendo proprio un esempio che è veramente a grandi linee, però la differenza è questa qua. Parlando con gli agricoltori, spesso si sente dire che non sempre i vivaisti riescono a dare una buona assistenza tecnica post vendita. E voi come cercate di ovviare a questo tramite il vostro servizio? Ma diciamo che abbiamo anche una buona rete di tecnici che possono dare informazioni, seguire i produttori e appunto portarli al risultato che desiderano. Che risultato dovrebbe aspettarsi un produttore che fa un impianto con il SAV 1? Quello che noi possiamo dire è che fino ad ora, al netto delle problematiche dell'innesto, ma nella realtà dei fatti di porti innesti abbiamo visto una percentuale di morte, diciamo, negli impianti che è assolutamente di insuccesso, che è assolutamente normale in un impianto lavorando in natura, il 2-3%, insomma, questo è più il fatto che magari non partissero gli innesti in campo la problematica che abbiamo valutato. Quindi vi posso tranquillamente dire il porto innesto ha tutte delle caratteristiche, abbiamo gli impianti che sono già in produzione, che sono visionabili e che sono visitabili, e direi quindi che c'è abbastanza sicurezza. Avendo tolto il problema dell'innesto, a questo punto bisogna solamente seguire la coltura e portarla in produzione. Quindi secondo lei tramite il SAV 1 tutti potrebbero tornare o diventare produttori di kiwi? Allora, io ovviamente ragionando come tecnico dico, quello che hai, cioè il terreno da cui parti, è quello su cui devi ragionare. È chiaro che se tu hai un terreno in una certa zona in cui puoi avere delle difficoltà, o che di per sé partiamo da una problematica di moria, e visto che il kiwi è la vera coltura frutticola che dà del reddito, e questo è sotto gli occhi di tutti perché parlo in numeri, non parlo certo io ti direi sì, puoi coltivare, si può partire ed è una cosa che è affrontabile anche da nuovi agricoltori. Ma è difficile coltivare il kiwi innestato su SAV 1? Occorre adottare qualche accorgimento particolare? Allora, diciamo che quantomeno una fase iniziale in cui bisogna un po' capire la coltura, soprattutto se uno non ha mai fatto kiwi in generale, più che altro questo è il discorso, in realtà è abbastanza semplice, non è che ci sia da dover inventare, cioè da dover fare delle accortezze così strane rispetto ad altre. Diciamo che di base ormai tutti quanti si dice che per fare una coltura, per fare un impianto di kiwi bisogna avere le reti per evitare le grandinate per colpa della batteriosi, avere un impianto di irrigazione che sia sempre disponibile, quindi con acqua che sia disponibile quando serve, nelle dosi che serve, baulare i terreni, perché ormai, nonostante abbiamo il SAV che è molto tollerante ai ristagni, però cos'è il fatto? Che ormai le bombe d'acqua sono all'ordine del giorno, quindi avere questa accortezza delle baulature fa in modo che comunque in ogni caso la pianta sgrondi più velocemente gli eccessi idrici. Quindi fatte queste basi qua, poi sono sempre delle richieste abbastanza semplici, non parliamo di dover essere non serve essere dottori per forza, bisogna essere però dei professionisti, bisogna diventare, ma come vale ormai per tutti i campi agricoli. Considerato che voi in quanto vivaisti ormai storici nel settore del kiwi non producete solo SAV 1 ma anche le varietà classiche, se un produttore vi chiede un consiglio, vi chiede cosa piantare, voi quale consiglio gli date? Ma allora io penso che in passato dicevo ai produttori che mi chiedevano di piantare il SAV, dicevo guarda, se non hai problemi non vedo perché devi cambiare. Oggi però, perché comunque il problema non era così diffuso, oggi a quanto sembra il problema si sta diffondendo a macchia d'olio, quindi si suppone che anche gli impianti che ad oggi non sono colpiti da moria potrebbero potenzialmente esserlo fra qualche anno.
Onestamente io se devo fare impianti li farei solo col SAV in via preventiva, in quanto comunque ad oggi non vediamo niente di peggiorativo, bensì vediamo dei miglioramenti rispetto al porta innesto naturale di Hayward. Quindi per come la vedo io, sì. Quindi ritiene di poter affermare che ha scoperto la soluzione alla moria? Io dico sempre, non penso che il SAV sia la soluzione, perché non è che risolve il problema della moria, però lo aggira, e io in quanto imprenditore se non riesco a risolvere il problema ma riesco ad aggirarlo, per me è la soluzione. Cosa migliorerebbe rispetto all'esperienza che si è fatto e per quale motivo? Beh, se c'è la possibilità, dopo tutto il tribulare che abbiamo fatto, prenderle sicuramente già una pianta formata, innestata, un astoncino fatto, ti risolvi molti problemi, ecco, perché oltre al fatto del tribulare hai tutto l'impianto disomogeneo, invece se ti danno un astoncino tutto uniforme hai tutta l'omogeneità nella campagna e non si fa mica fatica, ecco, a starci dietro. Che la difficoltà è tutta nell'avere una pianta formata, una selvatica, una alta, una bassa. Voi, come tante altre aziende, avete fatto le prove più disparate per uscire dal problema della moria. Avete riscontrato qualcos'altro di potenzialmente interessante? Credo che per quanto riguarda moria, soluzioni abbiamo provato di tutto, e l'unica soluzione che ha dato dei risultati positivi, eccola qua, il porta innesto. Speriamo che continui così.